Ragazzacci, buona giornata. Scusate se non avevo messo video dalla live di mercoledì, ma porca miseria, dopo la live mi è venuta una febbre che fino a stanotte, guardate, occhi che faccia che c'ho ancora, non mi voleva andare via. Deve essere rimaste le difese basse dopo il coronavirus, dopo il Covid. E madonna ragazzi, che problema quest'anno, da una malattia all'altra. Comunque andiamo avanti, come devo andare a farmi togliere il sangue e devo andare dal medico, insomma andare con questa barba non mi sembra proprio, che approfitto, faccio il video e così provo anche io il Green Cut. E ho visto che ieri l'amico Bruno l'ha provato, già altri youtubers anche l'hanno provato, mi è arrivato anche a me. Allora, confermo quello che ha detto Bruno, cioè la scatolina si è rotta tutta, troppo peso il rasoio, e viene con i posti per le piastre addizionali. Come vedete io il mio l'ho lucidato, il rasoio, ho dato una bella lucidata, è venuto veramente bene. Ho voluto un po' di lavoro, ci ho messo come 5 ore, ma ero anche in chat con i ragazzi lì su Telegram e mi sono anche divertito. Allora io di Gap 0,65 0,10 e 0,85 0,15. Allora io direi con questa barba di 3 giorni andiamo, proviamo prima la 0,85, che è questa 0,85 0,15. È molto bellino il fatto che abbiano messo anche l'esposizione della lametta sotto al Gap, veramente veramente interessante, così uno non deve andare a cercare qual è la misura del rasoio. Allora montiamo una perma sharp come lamette che mi piacciono tanto. Allora, montiamo la è fatta abbastanza bene ragazzi, certo viene un pochino più grezzo prima di lucidarlo, si vedeva le fresate qui sulla testa, e quando ho tolto il satinato si vedeva tutte le fresature, mentre il manico si vedeva meno. Infatti il manico ho fatto veloce a lucidarlo, sulla testa sì ci ho messo un bel po', sotto non l'ho lucidato, ho lucidato solo sopra. Comunque mi sono divertito anche a fare quello. Allora il rasoio, la metta montata. Allora, come potete vedere, sapone di oggi Iolo di Toscana Factory Lab, TFS, sapone che dalla descrizione che dà il fabbricante dovrebbe sapere a fumo, legna bruciata, foglie di tabacco e tè bruciate. Ragazzi, io se non avessi letto la piramide vi direi chissà di biscotti al cioccolato. Il mio naso è quello che ci sente, e non è perché ora ho avuto la febbre e sono un po' chiuso, ma anche quando mi è arrivato ho sentito subito una profumazione dolce. Allora questa dovrebbe essere una nuova formula del TFS migliorata, quello che è burro di mango e altri burri. Proviamo, vediamo come va. Non ho il suo after, non me l'hanno spedito dall'Italia, ci metterò questo D-Square 2 Potion che è una provazione pazzesca. Allora, ciotola fuori dall'acqua, solito cucchiaino, ma qui c'è una bella montagnetta, la prendiamo, mettiamo in ciotola. Guardate, il sapone sotto c'ha un altro colore, però la profumazione rimane uguale. Allora sciogliamo questo pezzettino. Non ho preso il pennello, fatemi prendere il pennello, mettiamo un attimino a sciogliere. Il sapone è abbastanza morbido come pasta, anche se è un po' gommosa. Ok, lasciamolo lì un attimino. Allora prendiamo il pennellino, andiamo con questo, vai oggi.
Questo è un CB2 a cui ho tolto il ciuffo sintetico perché già ce n'avevo uno, e poi questo ciuffo non lo so, secondo me aveva qualche problema, aveva troppo backbone. Ci ho montato un Boti Super HD. Allora mettiamolo un attimo in acqua, ammorbidisca. E che altro mi manca? Ah, volevo prendere un pochino di prebarba, perché abbiamo questa barbetta abbastanza lunga. Vediamo di ammorbidirla, un pochino di, sempre mi dimentico come si chiama questo, Down of Glory. Su barbe di qualche giorno normalmente il prebarba un pochino fa ammorbidisce la barba. Su barbe corte ho visto, secondo me c'è poca differenza usarlo o non usarlo, non ce la fa ammorbidirla. Allora mettiamo via il dopo barba, il prebarba per un po' di posto. Allora cominciamo il montaggio del sapone. Ciuffo al primo utilizzo, vediamo come si comporta. Montato a 50 mm esatti, tenuto un bel backbone. Comunque essendo un tasso sempre rimane abbastanza morbido. Allora, il sapone che è rimasto parecchio sul fondo della ciotola, perché ho visto che era molto gommoso infatti. E il problema ragazzi è che il giorno del live, mercoledì, ho cambiato lo scaldavagno e mi sto rendendo conto che il termostato è troppo basso, l'acqua viene leggermente tiepida, troppo balzata un po', che la ciotola è quasi fredda. Infatti a fare il bagno sto usando solo l'acqua calda senza aprire l'acqua fredda. Allora, sembrerebbe che all'incirca ce l'abbiamo fatta sciogliere. In ciotola si vede una bella crema. Guardate. Ok, io direi di andare in faccia allora. La profumazione ora la sento meno dolce una volta montato il sapone, però ragazzi io l'odore a legna bruciata non lo so, sarà il mio naso, non ce lo sento. Mi sembra che venga fuori ora un odore più a tè. Allora, il sapone sicuramente ha bisogno di molta idratazione. Allora, per essere un TFS non fa tanta schiuma voluminosa, se no mi sembra una schiuma di qualità. Mi sembra ottimo. Allora, la profumazione è molto piacevole, Addirittura al mio naso è meglio di quella che mi aspettavo dalla descrizione di questa legna bruciata e tè e tabacco bruciato. Mi piace molto di più. Mi sembra una profumazione molto interessante, mi ricorda qualcosa orientale. Ci sento del tè.
è quello che sento. Mi sta piacendo la profumazione. Non ci sento nessuna nota a fumo o bruciato. Sento come le foglie secche del tè. Buona, 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 veramente la profumazione. Guardate quanta acqua sta chiedendo il sapone. Ok, io direi che ci siamo. Guardate ragazzi che bella schiuma che ha fatto. Spettacolo, eh? Sembra un tallavata americana. Ottimo veramente. Allora, Green Cut, quello abbiamo montato di piastra, non mi ricordo più, 0,85 e 0,15. Questa sarebbe la penultima piastra, perché io ho preso le due del mezzo, ci sono 4 piastre, non ho preso né la più delicata né la più, diciamo, aggressiva. Allora, vediamo come va. Allora, la veta si sente, ragazzi. Ragazzi, veramente si sente. Sono della barba di 3 giorni. Taglia benissimo il rasoio. Però questo sì ragazzi, già questa è una piastra veramente, diciamo, non per chi inizia, si sente abbastanza la lametta, bisogna sapere un pochino gestire il rasoio. Allora, verso del pelo direi che è andato benissimo. Rasoio ottimo. A questo livello sta all'incirca come il Nodaci, direi. Più o meno siamo lì. Devo buttare via il stacco perché non vedi. Una bagnatina in faccia perché il sapone, nonostante sia idratato, però è assetato, ragazzi. Guardate che schiuma spettacolare, tanta roba, complimenti a TFS. Pennellino morbidissimo, mamma mia, che pelo. Allora, andiamo su un traverso. Molto piacevole il rasoio, se vi piace esposizione positiva e controllare la lametta, taglia veramente veramente bene il rasoio.
angolo bello aperto, vedete? È un piacere. Perfetto, gran bel rasoio ragazzi, veramente gran bel rasoio. Guardate, sarei tranquillamente a posto così. Certo, se pigio si sente che c'è qualcosa sotto, ma proprio pigiando, già con il traverso ha fatto un ottimo lavoro. Allora, diamo un'altra bagnatina. Il sapone mi ha convinto, tanto la profumazione io ci sento il tè, buona, non sento nessuna nota di bruciato ragazzi al mio naso, sento una nota molto elegante, piacevole. E la schiuma ottima, veramente ottima. Bel passo avanti. Guardate che schiuma fantastica, come copre anche senza barba. Allora facciamo un pochino di contropelo, ma sono già liscio. Vediamo come va sotto il collo. Insomma, qui un pochino. Questa parte è molto difficile per me. Ok, comunque è andata abbastanza bene. Andiamo. Taglia benissimo la sua, ragazzi. Incredibile, cioè mi ha fatto il contropelo, sentite, ma c'è poi nulla ora. È liscio. E non si sente quasi la lametta tagliare. Fantastico il rasoio. Fantastico. Anche zona branchie è ottimo. Vado piano ragazzi perché non conosco il rasoio. Liscio da morire. Ci siamo ragazzi, piallata pazzesca, rasoio fantastico, mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo, rasoio ottimo, veramente. Cioè a questo prezzo ragazzi, tanta roba.
Vediamo che dice la lume. Allora, appena qualche puntino da qualche parte, ma veramente poca roba per essermi fatto la barba dopo 36 ore di febbre, che la pelle, ragazzi, non è in condizioni ideali. 3 giorni di barba, insomma, direi veramente ottimo il rasoio, fantastico, cioè per quello che costa, ragazzi, tanta roba veramente, tanta roba veramente. Mi sciacquo. Allora facciamo un pochino, finito di asciugare la pelle, diamo una lavatina qui, veloce, e facciamo 2 considerazioni e mettiamo l'after. Sapone in tasto, ragazzi, quanto sapone rimangano dentro, impressionante. Poi approfittare, lo lascio qualche minuto in acqua, così si finisce di sciogliere il sapone che è rimasto dentro il ciuffo. Andiamo a prendere l'asciugatina qui per non bagnarmi tutto e facciamo 2 considerazioni e mettiamo l'after. Allora, mettiamo l'after, vai, prima. Piccolo red point qua sotto. T-Square 2 Potion. Fantastico, ragazzi. Mi stancano un occhio. Botta alcolica, pazzesco. Mamma, che profumazione. Potrei usarlo tutti i giorni questo. Fantastico, no? Nonostante la botta alcolica mi è andato nell'occhio, però sulla pelle non sento assolutamente bruciare, ma sapete cosa vuol dire? Niente. Cioè che la sbarbata è stata fantastica. Allora, qualche considerazione su questo rasoietto, ragazzi. Credo che 303 il rasoio, non me lo ricordo. Comunque potete controllare nella pagina di loro stanno su Etsy, Green Cut, austriaci. Rasoio fatto 100% in Austria. Certo il mio ora è lucidato, si vede un po' diverso da come viene satinato. Comunque, ragazzi, va benissimo anche satinato, ok? Io semplicemente per la sensazione al tatto mi piace più lucido, mi dà noia, non lo so come mai, i rasoi satinati. E il rasoio che ha questa sfaccettatura sulla testa, però onestamente in rasatura non ho sentito nessuna differenza a che sia rotonda. Esposizione positiva, questo è 0,15 con gap 0,85. Lo metterei in mezzo gradino, forse più in come efficacia che lo stiletto 0,85. Questo c'ha un po' più di esposizione della lama. Comunque la lama non vibra assolutamente, vedete che sovrisale appena dal cap, e ragazzi è fantastico, cioè mi è piaciuto tantissimo, piallata pazzesca. Sono in BBS assoluto in tutte le parti, anche sotto qua. Fatto un ottimo lavoro, no, eccezionale, il rasoio è eccezionale. Ora la prossima volta proviamo la piastra un po' più delicata, magari con barba un po' più corta. Comunque vi dico, ragazzi, con questa efficacia penso che non abbia problemi anche su barbe molto più lunghe. Cioè, non so come sarà la ultima piastra, però deve essere già veramente estrema, perché questa, cioè, già è una piastra che va super bene, la lametta si sente, gap 0,85, non ho avuto problemi su barba di 3 giorni, avete visto che si intasasse il rasoio assolutamente. Ottimo, veramente. Adesso è fatto molto bene, la lametta è super diritta, super allineata,
sicuramente un rasoio raccomandato, specialmente per il prezzo. Ok, guardate quanta, come è diventata, non so se si vede dalla camera, è diventata bianca l'acqua. Sempre vi consiglio il saponettato di lasciarli qualche minuto in acqua, perché se no poi se rimane la stearina tendono a indurire le punte e poi pungano. Allora, ciuffettino della Boti Super HD 2002, sono quelli più economici, però sono fantastici, ragazzi. Avete visto come ho montato il sapone? Questo ha 50 mm esatto della punta. Perfetto, è venuto veramente perfetto. Pennellino fantastico. Sapone Giolo, tanta roba ragazzi, cioè il sapone veramente hanno migliorato la formula. Dice che hanno messo burro di mango, mi sembra, poi c'è argan e altri burri, ma castor oil. Ragazzi, tanta roba, mi è piaciuto tantissimo la schiuma, veramente un salto avanti di TFS, e anche la profumazione è ottima, non sa al mio naso assolutamente abbruciato, vi dico così mi sembra qualcosa, un biscotto dolce, però poi montato ci sento il tè, mi ricorda le foglie del tè secco. E ragazzi, se avete l'opportunità di comprare questo D-Squared Potion, grazie, tanta roba. C'è una profumazione fantastica. Direi che sa un po' di legno, però è fantastica, cioè buonissimo veramente. Allora la barbata è andata molto bene, appena qui un pochino rosso, anche non stava buttando sangue, non so, sono appena un pochino arrossato in questo punto, ma sono contentissimo. Va bene ragazzacci, allora per oggi è tutto. Salute permettendo, ci vediamo il fine di settimana e proviamo l'altra piastra, quella un pochino più delicata. Ciao ragazzi, grazie.